Ciao a tutti cari amici, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, con il video di oggi andremo a vedere come andrà nel prossimo mese per i single. Allora, sarà una previsione divisa segno per segno. Vi lascerò nella descrizione il minutaggio e vi lascio anche un commento con il minutaggio, così chi non riuscisse a trovare la descrizione lo trova nel commento sotto, ok? Bene, ho già pubblicato anche una lettura per quello che riguarda come sarà la prossima persona che incontrerete, quindi potrete integrare questa lettura con la lettura precedente. D'accordo, iniziamo con il segno dell'Ariete. Andiamo a vedere per i single dell'Ariete come andranno i prossimi 30 giorni, diciamo febbraio, più o meno, e poi sapete sempre che il tempo è fluido. Come vi dico sempre, la lettura è fatta per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto dell'universo. Se non dovesse risuonare nulla, se volete completare il messaggio, potete ascoltare ascendente, segno lunare o Venere. E sotto nella descrizione trovate il link ad un video che spiega come unire il significato di diversi oroscopi e altri link utili a video, insomma, che potrebbero interessarvi, come per esempio il corso gratuito di tarocchi. Se poi volete contattarmi, qui trovate il mio indirizzo email. Amici dell'Ariete, partiamo con la morte, il 5 di bastoni, la giustizia, un 8 di spade e la carta della temperanza al contrario. Allora ve li metto qui così non si vede tanto il riflesso. Devo dire che molte persone dell'Ariete single stanno attraversando con questa morte un periodo di cambiamento. Guardate, qui ho la carta della giustizia e qui ho la carta della temperanza al contrario. È come se in questo periodo andrete a lavorare quelle che sono le vostre, diciamo, i vostri disequilibri da un punto di vista della mente e del cuore. Avendo un 5 di bastoni si parla di conflitti, si parla di discussioni, che normalmente sono anche discussioni di poco conto, però può essere che insomma ci sia qualche questione in questo periodo o riferito a una situazione o proprio con una persona. Tant'è vero che poi abbiamo anche l'otto di spade, che è una carta in realtà di pensieri negativi, di qualcuno che vede più nero di quello che è. E la temperanza comunque al contrario mi dice che avete bisogno di guarire qualche cosa. Tenete presente che iniziate con la morte e finite con la temperanza, e quindi è una carta di forte trasformazione e qui è come se vi avviaste a una sorta di processo di guarigione. Andiamo a vedere carta per carta. Andiamo a vedere la morte. Re di pentacoli e 7 di bastoni. Potrebbe essere una persona che avete deciso di lasciarvi indietro o una situazione un po' spinosa con una persona, e qui potrebbe essere questo re di pentacoli che comunque state cercando di lasciarvi indietro o che insomma c'è bisogno di rigenerare. Andiamo a vedere il 5 di bastoni. Allora abbiamo un asso di spade, un 7 di pentacoli e un 2 di spade. Ho come la sensazione che inizierete a parlare, non sarete più disposti ad aspettare. C'è qualcuno qui che sostanzialmente dirà la sua verità ed è per quello che iniziano a esserci queste competizioni, queste discussioni, insomma. Devi andare a vedere la giustizia, perché la giustizia è una carta che mi parla anche di destino, ragazzi. Allora abbiamo un 4 di pentacoli, abbiamo un 4 di pentacoli al rovescio e un re di bastoni. Ho come la sensazione che
questo re di bastoni sia una persona che potenzialmente non si è comportata in modo troppo giusto con voi. Potrebbero essere la stessa persona, ma come la sensazione di no. Andiamo a vedere l'otto di spade. 8 di bastoni, 10 di coppe e 5 di bastoni. Ragazzi, qui ho come la sensazione che di nuovo il fatto che ci siano queste lotte, queste discussioni, magari con una persona nello specifico, vi dirò che non è così grave, cioè nel momento quando c'è il 5 di bastoni le discussioni sono di poco conto. Il punto è che voi è un po' come se, non lo so, con questo 8 di spade ho come la sensazione che qualcuno pensi che per il fatto che ci sono queste scaramucce la relazione non sia, non abbia potenziale, ok? Vi dico, allora, la morte parla di qualche cosa che avete lasciato indietro e di qualche cosa che si rigenera, rinnova. Quindi questo re di pentacoli può anche essere una persona che in qualche modo, non voglio dire ritorna, perché non ho carte che mi richiamino al passato, però è come se fosse una persona che magari avete già conosciuto, se non è la persona che dovete lasciare indietro, chiaramente. Ma ho come la sensazione che questo nuovo inizio sia un po' così burrascoso. In realtà c'è un asso di spade, c'è la verità, però è come se vi fosse rimasto nella testa questa ingiustizia che avete vissuto con il re di bastoni. Di conseguenza adesso siete un po', diciamo, contaminati a livello mentale per quello che riguarda il creare una relazione, il creare una famiglia, il come si comunica all'interno di una coppia. È un po' come se aveste confuso qual è il risultato che volete o l'obiettivo che volete raggiungere. Andiamo a vedere la temperanza. L'eremita al contrario è un 3 di spade. Sì, qui secondo me è necessario focalizzarvi su voi stessi in questo periodo, prima di iniziare, perché comunque abbiamo due figure, quindi potrebbero anche esserci una persona del passato che già conoscete e una persona nuova che entrano, però è un po' come se non vedeste tanto chiaro la possibilità di creare qualche cosa, di arrivare a un obiettivo, a un traguardo con questa persona. E tutto questo è dovuto semplicemente al fatto che voi siete ancora in una fase di guarigione, avete ancora questa ferita aperta del 3 di spade, c'è ancora qualche cosa da piangere, ok? C'è qualcosa da purgare ancora, inerente alla relazione vecchia o a una determinata situazione. Perché giustamente avendo ancora questo dolore dentro, poi vi approcciate alle nuove relazioni molto titubanti. Quindi magari non è troppo sano. Andiamo a vedere le fatine cosa vi dicono, ragazzi. Positività, ve lo metto qui. Che è proprio la carta opposta, diciamo così, all'otto di spade, ok? Quindi positività. Mm? Bene, amici dell'Ariete, io spero che la lettura sia di ispirazione. Fatemelo sapere nei commenti. Io vi ringrazio di essere stati qui con me. Vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao. E benvenute alle persone del toro, ai tori. Anche per voi andiamo a vedere come andrà questo mese. Come sempre vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, ragazzi, quindi è facile che non risuoni tutto. Prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non risuonasse nulla, se volete completare il messaggio, potete sempre ascoltare Ascendente, Segno Lunare e Venere. Sotto nella descrizione del video trovate il link ad un video che spiega come unire il significato di diversi oroscopi. Trovate anche altri link interessanti come per esempio il corso gratuito di tarocchi piuttosto che
le previsioni del 2023 e per chi volesse contattarmi via mail ho scritto l'indirizzo email qui, ok? Allora, cominciamo con un bel 10 di pentacoli, un fante di coppe, la carta del diavolo, la sacerdotessa, la regina di denari e il giudizio, ragazzi. Allora, devo dire, amici del toro, che abbiamo questo fantastico fante di coppe che potrebbe tranquillamente essere una persona giovane, giovanile. C'è anche un'altra figura che è la regina di denari, quindi andiamo a vedere poi nello specifico di che cosa si tratta, però diciamo che partiamo con un 10 di pentacoli, è una carta di abbondanza fondamentalmente. Può anche essere che abbiate abbondanza di corteggiatori o corteggiatrici, normalmente il 10 di pentacoli è una carta che fa riferimento alla famiglia, quindi vi dirò, può anche essere che semplicemente stiate bene, sia un periodo sereno, magari in famiglia, ok? E vediamo poi che entra questo fante di coppe, che potrebbe essere appunto una persona giovane o giovanile, una persona piena di idee, magari un artista. Andiamo poi a vederlo meglio con i mini tarocchi. Il punto è che poi abbiamo questo diavolo, c'è qualche tipo di condizionamento che vi blocca, ok? E avendo anche poi la sacerdotessa dietro, ho come la sensazione che qualcuno non si ascolti. La sacerdotessa è molto collegata all'intuito e considerato che c'è il diavolo è facile che se uno è tanto nella mente è poco nell'intuito. Poi abbiamo anche questa regina di pentacoli, ripeto, andiamo a vedere dopo di che cosa si tratta nello specifico, ma è come se ci fosse una sorta di chiamata, di telefonata, di notizia o di presa di consapevolezza inerente a questa persona. E potrebbe essere una persona del passato perché abbiamo il giudizio. Andiamo a vedere il 10 di pentacoli, ragazzi. Abbiamo il 6 di bastoni e la stella. Qui è come se ci fosse un sogno che si è avverato. Vi sento partire da una posizione, ripeto, di abbondanza, di generosità, di riconoscimenti. È come se avesse appena raggiunto un traguardo, un risultato. Per qualcuno si tratta di un contratto, di una casa. Andiamo a vedere il fante di coppe chi è, vediamo cosa riesco a dirvi. 5 di pentacoli, 7 di coppe e 4 di spade. Interessante. Allora, quando c'è un fante di coppe c'è sempre un'offerta, no? Ed è un'offerta che è fatta un po', diciamo, in un momento di entusiasmo. Non si sa bene se poi questa offerta potrebbe radicare, quindi concretizzarsi o no. Anche perché in realtà, avendo il 7 di coppe e il 5 di pentacoli, ragazzi, ho come l'idea che ci sia una situazione dove voi sentite di non una situazione o una persona in questo caso, perché comunque abbiamo un fante di coppe, dove ho come la sensazione che non siate proprio a vostro agio con questa persona, come se ci fosse qualche cosa da dover cambiare, perché guardate, il 7 di coppe al contrario è una carta di disillusione e considerato che il fante di coppe è una di quelle energie che fa promesse ma poi non le mantiene, può anche essere che ci sia questa persona che magari vi prometta di portarvi a cena piuttosto che di farvi fare un viaggio, di portarvi in un museo. È come se vi promettessero qualcosa in questo mese ma poi non si arriva a concretizzare. Andiamo a vedere il diavolo. Regina di Pentacoli e Imperatrice. La Regina di Pentacoli era già qui, ragazzi. Sono due donne, quindi per qualcuno potrebbe esserci più di un pretendente o una pretendente. O per qualcuno, ragazzi, fa riferimento a una madre un po' troppo invadente, un po' troppo condizionante, un po' troppo presente. Magari state, cioè volete conoscere questa persona, vi si presenta questa persona, vi fanno anche solo per dire l'offerta di andare appunto a fare un viaggio, non so perché mi dicono a Roma,
a vedere i musei, a vedere le parti storiche di Roma, ed è come se ci fosse qualcuno intorno a voi, e può essere una figura femminile, perché ho due figure femminili, che comunque vi condiziona, vi dice, vi fa proiettare cose a livello mentale. Andiamo a vedere la sacerdotessa al contrario, la giustizia e gli amanti al contrario, ragazzi. Carta di equilibrio, eh? E anche questa è una carta dove ci sono le due colonne, parla di opposti. C'è qualche cosa tra quello che dice la mente, e qui lo vedo col diavolo, perché il diavolo parla di potere mentale, parla di tutto quello che è, come vi posso spiegare? L'inganno della mente. E lo vediamo su uno dei due piatti della bilancia, mentre l'altro è il cuore, è il sentire, ed è la sacerdotessa, in un certo senso. Quindi è un po' come se doveste ascoltarvi meglio, lasciando stare i condizionamenti esterni. Andiamo a vedere la regina di... Allora, abbiamo un re di pentacoli con la regina di pentacoli e la carta del sole. Wow! Re, regina di pentacoli e la carta del sole. Ragazzi, per qualcuno questo parla di gravidanza. So che siete single, quindi fate attenzione se non è quello che volete, però il sole parla di bambini, l'imperatrice parla di bambini, le due, cioè, scusate, di gravidanza. Le due regine di denari parlano di gravidanza. Qui c'è una notizia che arriva, quindi fate attenzione se non è quello che volete. Diversamente può esserci semplicemente mm, come, perché re e regina di denari normalmente si parla di coppia per destino. Mm? Quindi è un po' come se nel prossimo mese si iniziasse a sviluppare, a crescere proprio quello che potrebbe essere una relazione con questo re di pentacoli, re e regina di pentacoli, ok? Qua dipende, se la regina siete voi, può essere anche che siete voi a chiamare questo re, e viceversa, se voi siete il re. Datemi una carta per il giudizio. Tre di pentacoli e 6 di coppe. Io credo che sia una persona, quella che reincontrerete, con la quale probabilmente c'è già stato qualche cosa in passato a livello di amicizia, non dico a livello intimo, perché comunque il 6 di coppe è la carta che parla dell'amore fraterno, dell'amore genuino, ma è come se non si fosse riuscito a creare qualche tipo di scusate, di collaborazione, o come l'idea che vi verrà data in questo mese l'opportunità di creare quella relazione, quella storia, quel legame che magari è da un po' che avete in testa, perché la persona è da un po' che la conoscete, ma che non ha mai potuto svilupparsi. Per qualcuno, ragazzi, qua si tratta di tenere la mente, far zittire la mente, sostanzialmente ci potete riuscire con la meditazione, perché qui questa sacerdotessa ha bisogno di girarsi, c'è bisogno di una nuova speranza, c'è bisogno di poter nutrire l'idea che la relazione si può espandere, che si può formare una famiglia in equilibrio, fondamentalmente, che si può stare bene, che ci si può sentire protetti all'interno della relazione, nutriti, ascoltati, compresi, perché comunque qui abbiamo la carta degli amanti al contrario, è come se non vedeste o non credeste possibile una relazione in equilibrio, una relazione sana, mi verrebbe da dire. E vi dirò, questo è per i condizionamenti mentali che avete voi, quindi qui si tratta di togliere i condizionamenti mentali che avete acquisito durante l'infanzia, quindi le cose che dicono le madri, no? Ah sì, tuo padre, ah sì, cose di questo genere, no? Però quelle sono esperienze filtrate da loro, per il loro tipo di esperienza, il loro tipo di bagaglio culturale.
magari sono cose che a voi nel 2023 non servono più come credenze. Poi non sono tutti, ognuno è diverso, ragazzi, ognuno ha il proprio percorso di crescita, quindi è sbagliato dire gli uomini sono tutti uguali o le donne sono tutte uguali. Andiamo a vedere le fatine. Abbiamo quiete, esteriorizzazione, portare fuori, ok? Ve la metto qui e la quiete ve la metto qui perché comunque qui ho delle belle carte. Si inizia comunque con un sogno, un progetto. Cari amici del Toro, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura sia stata di ispirazione. Scrivetemi poi nei commenti se vi risuona. Io vi ringrazio per tutto l'appoggio che mi date sempre, per i like, per le condivisioni. Vi mando un grande abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! E benvenuti agli amici dei gemelli. Anche per voi andiamo a vedere come andrà questo mese, che energie ci saranno. Come dico sempre, le letture sono generali, fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Prendete quello che serve, il resto lasciatelo andare all'universo. Se non dovesse risuonare nulla, potete ascoltare Scendente, Segno Lunare o Venere e sotto nella descrizione del video trovate il link ad un video che spiega come unire il significato di diversi oroscopi e trovate anche altri link a video che potrebbero interessarvi, come per esempio il corso gratuito di tarocchi e le previsioni semestrali del 2023. Per chi invece volesse contattarmi può usare questo indirizzo email. Ah no, li dovevo mettere sotto perché sennò si vedevano le luci, il riflesso delle luci. Ok. Allora abbiamo un 4 di coppe, la ruota della fortuna, un 4 di pentacoli al contrario, una regina di spade e la carta dell'eremita, ragazzi. Devo dire che con questo 4 di coppe all'inizio della lettura quasi quasi è come se ci fosse un'occasione, una persona, una potenziale relazione che probabilmente non state vedendo. Anche se vi dirò che poi avete la ruota della fortuna, quindi qui qualche cambio inaspettato e anche rapido, mi viene da dire, succederà. Adesso poi lo andiamo a vedere con i mini tarocchi. Il 4 di pentacoli al contrario mi dà la sensazione che inizierete, probabilmente anche grazie a questa ruota della fortuna, a staccarvi da qualche tipo di materialità. Può essere sia da qualche preoccupazione economica o anche semplicemente concedervi qualche capriccio in più, mi viene da dire. Abbiamo poi una regina di spade e l'eremita. La regina di spade potrebbe rappresentare una persona nuova che entra nella vostra vita. Anche se siete donne, può essere un uomo che ha una forte divino femminile sviluppato. E terminiamo con l'eremita. L'eremita è una carta di forte introspezione. Può essere che la persona, perché comunque è una regina di spade, quindi tendenzialmente potrebbe essere una persona molto mentale, che vi porti a fare un lavoro di introspezione, a ricercare la vostra verità. Andiamo a vedere con i mini tarocchi. 7 di coppe e fante di pentacoli. Allora, 7 di coppe è una carta che parla di possibilità, parla di idee, di sogni e il fante di pentacoli è qualcuno che si sta dedicando a qualche cosa. Quindi ho come la sensazione che stiate cercando di capire da che parte andare o quali sono le possibilità che effettivamente avete. Diciamo che ho anche la sensazione per qualcuno che abbiate in mente una persona nello specifico e questo vi impedisca di vedere un'altra persona che avete lì vicino a voi che potrebbe essere, appunto, come vi dicevo prima, la regina di spade. Andiamo a vedere la ruota della fortuna. 5 di pentacoli e fante di spade. Ho come la sensazione che qui ci sarà qualche movimento economico. Non lo sento tanto come, perché il 5 di pentacoli normalmente parla di una perdita, mentre la ruota della fortuna è un guadagno. Lo vedo più come se fosse una questione economica che vi, diciamo, assorbe del tempo, però ho come la sensazione che non sia una cosa negativa, potrebbe semplicemente essere un investimento fatto magari per queste idee,
o per un viaggio, per uno spostamento. Andiamo a vedere il 4 di pentacoli, vediamo cosa riesco a dirvi di più. Abbiamo la carta del mago e abbiamo la carta della torre al contrario, ragazzi. Qui c'è qualche tipo di sicurezza che in qualche modo andrà a cadere, ok? Ho come l'idea che c'è qualche tipo di inizio con la carta del mago, qualche tipo di azione che o non si stia riuscendo a fare o potrebbe essere ehm, sì, un'azione che in qualche modo va ricalibrata. Andiamo a vedere la regina. 3 di spade e asso di spade. Anche la gatta commenta. Scusate, voglio vedere anche l'eremita un attimo. 8 di pentacoli, l'eremita nuovamente, il carro e il re di bastoni. Ho come la sensazione che questa regina di spade o questa persona comunque vi porti a tirar fuori quello che con la torre non è ancora venuto fuori. È un po' come se fosse una persona, essendo così tanto mentale, che vi aiuta a, appunto, tirar fuori il vostro dolore. Ho come questa sensazione. Guardate, qui il punto è che avete bisogno di fare un lavoro di introspezione, avete l'eremita 2 volte. Si tratta anche un po' di cambiare il vostro modo di parlarvi e di vedere le cose, il vostro modo di scegliere nella quotidianità. Ehm, tendenzialmente l'eremita è una carta solitaria, quindi non sento che nel prossimo mese potrebbe iniziare una relazione di tipo romantico, magari con questa regina di spade, però sì che ci sarà una sorta di evoluzione a livello interno che vi potrebbe permettere poi in un secondo momento di stabilire una relazione più sana e più equilibrata, di quello che magari avete avuto fino ad adesso. C'è ancora comunque con questo 3 di spade, ragazzi, una sofferenza aperta, una, sì, una ferita aperta che bisogna ancora purgare comunque. Qui potrebbe anche essere che qualcuno vi offra un investimento da fare. A quel punto lì fate attenzione perché avendo anche questo 3 di spade potrebbe essere un investimento non proprio proficuo. Non sento che possa essere una perdita in sé di denaro, però sì che potrebbe essere un investimento, diciamo, un po' rischioso o avventato. Fatemi sapere poi nei commenti come vi risuona. Ok, le fatine dicono non giudizio, questo è molto difficile da fare, e co-creazione. Allora, il non giudizio è non soffermarsi sul fatto che una cosa sia giusta o sbagliata, semplicemente prendere atto che questa cosa c'è. E co-creazione parla del modo di pensare che abbiamo, perché noi in qualche modo con quello che pensiamo creiamo. Il mago infatti fa parte, diciamo richiama quello che è la legge di attrazione e la legge di manifestazione, ok? Cari amici di Gemelli, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura possa esservi di ispirazione. Fatemi sapere nei commenti. Se supportate il mio canale potete mettere like, potete iscrivervi, condividere. Ogni tipo di supporto per me è molto importante. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! E benvenuti agli amici del cancro, anche per voi andiamo a vedere come sarà il movimento energetico nei prossimi 30 giorni. Come dico sempre, le letture sono collettive, sono fatte per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete semplicemente quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare nulla o se volete completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare ascendente, segno lunare o Venere e sotto nella descrizione del video trovate il link ad un video che spiega come unire il significato di diversi oroscopi.
Sempre nella descrizione trovate anche altri link che potrebbero, insomma, a video che potrebbero interessarvi, come per esempio il corso di tarocchi gratuito e le previsioni semestrali. Per chi poi invece volesse contattarmi via mail, può scrivermi a questo indirizzo. Partiamo con la carta del mondo al contrario, ragazzi. L'appeso. Poi abbiamo il 3 di bastoni, il 9 di pentacoli e la regina di coppe. Allora, vedendo così le carte a inizio lettura, ho come la sensazione che ci sia qualche ciclo che state aspettando di concludere, di chiudere. Può essere che qualcuno qui sia in una fase di attesa nei confronti di qualcuno, con il o la quale magari si è iniziato anche solo un discorso, però ecco, con la carta del mondo al contrario c'è questa sorta di poco appagamento. Scusate. Il 3 di bastoni, ho come la sensazione che se c'è una conoscenza in atto, sia un po' difficile farla evolvere. E in effetti, avendo poi anche il 9 di pentacoli, che è una carta di forte indipendenza, ragazzi, ho come la sensazione che siate un po' a fatti vostri in questo periodo. Non vi nego che comunque, essendoci la regina di coppe, potrebbe essere una persona che eventualmente entra, diciamo, alla fine del periodo, o potrebbe anche semplicemente rappresentare, adesso poi andiamo a vederlo con i mini tarocchi, potrebbe anche rappresentare un vostro stato d'animo di fine periodo, quindi direi abbastanza beato, anche se comunque la regina di coppe è sempre quell'energia che si perde un po' nelle proprie emozioni, nel lato emotivo, però in realtà avendo il 9 di pentacoli sento che le cose sono abbastanza equilibrate. Andiamo a vedere il mondo. Allora, abbiamo un re di pentacoli, la carta della forza, un 9 di coppe al contrario e la morte al contrario. È come se ci fosse è come se ci fosse stata una sorta di situazione che in qualche modo ha bisogno di essere trasmutata, cambiata, c'è bisogno di muoversi. Con la carta della forza parla di coraggio nell'affrontare una determinata scelta, perché comunque avendo il 9 di coppe al contrario è come se in realtà non foste completamente felici e contenti della relazione, così come relazione può essere una conoscenza, perché so che siete single, quindi può anche essere una questione un po' più in generale, nel senso che non vi sentite soddisfatti del tipo di relazioni che riuscite ad instaurare con qualcuno, ok? Andiamo a vedere l'appeso. Mago. E 6 di coppe al contrario. È come se qualcuno stesse aspettando il ritorno di una persona per molti, per altre persone si sta cercando proprio di fare un lavoro attivo, per ricreare quel sentimento genuino con quella persona. Andiamo a vedere il 3 di bastoni. 4 di spade e 10 di bastoni. Sì, ragazzi, ho la sensazione che qui qualcuno non riesca a lasciarsi indietro una determinata questione. Tenete presente che la morte è una carta di fine e inizio cicli, il mondo è una carta di fine e inizio cicli, il mago è una carta di inizio cicli e il 10 di bastoni è una carta di chiusura cicli. Quindi ho come l'idea che dobbiate lasciarvi una determinata storia, relazione, sofferenza, quello che è indietro per riuscire poi ad arrivare a questo 9 di pentacoli e regina di coppe. Quando c'è il 4 di spade è perché si sa che si è in una posizione scomoda, però non si riesce in qualche modo a,
a lasciarsi indietro delle responsabilità per avanzare. Sono le responsabilità che vi tirano giù, che vi stanno un po' intossicando. Sento come una sorta di energia un po' stagnante. Andiamo a vedere il 9 di pentacoli. Allora, asso di coppe, 8 di pentacoli e 7 di coppe, tutto al contrario. Sento che molte persone, ragazzi, non hanno proprio voglia di innamorarsi, cioè che state veramente bene così come siete. Cioè, ho come l'idea che stiate iniziando in questo periodo, secondo me, lavorando tutto quello che è il bagaglio che vi portate dietro e che non vi serve più, ad un certo punto inizierete ad alleggerirvi talmente tanto che vi renderete conto di stare bene da soli così come siete. Vi cadranno un po' le illusioni, o come la sensazione che qui qualcuno non voglia cambiare la quotidianità, che stia bene così, che stia godendo, diciamo, sì, che andrà a godere di quello che ha. C'è una sorta di trasmutazione. Andiamo a vedere la regina di coppe. Cavaliere di coppe e la torre. Ho come l'idea che vi arriverà un'offerta che vi farà tremare la terra da sotto i piedi, letteralmente, ragazzi. Se qui eravate un po' sulle vostre, ancora presi da quello che è tutto questo movimento da dover digerire e metabolizzare, una volta che riuscirete a capire quali sono state le vostre responsabilità, quelle che sono dell'altra persona o cose di questo genere, ho come la sensazione che starete talmente bene, avrete le vibrazioni talmente tanto alte che è inevitabile che entri qualcuno. E la proposta che vi verrà fatta con questo cavaliere di coppe è una proposta seria, è una proposta di tipo romantico che, vi dico, potrebbe anche destabilizzarvi, ed è un po' l'energia della regina di coppe, che ha questi picchi emotivi, questi alti e bassi. Parla anche di un sentimento comunque, o di una capacità di guardarsi dentro in modo molto maturo, molto introspettivo, ok? Andiamo a vedere una carta delle fatine. Sì, perché ho come la sensazione che qui qualcuno stia cercando di manifestare una persona del passato, ma diciamo in un modo nuovo. Diversamente, se non è quello il vostro caso, questo 6 di coppe al contrario può fare riferimento al fatto che non sapete bene dove puntare l'obiettivo in questo momento, dove puntare la freccia, diciamo. Nel senso che l'appeso è proprio una carta di stand-by, è una carta di riflessione, ma è anche una carta di fine sofferenza, quindi vi dico, state attraversando un periodo di chiusura con quello che è stato, rivalutazione, scarico di responsabilità, mi viene da dire, e inizierete a essere più leggeri verso la fine del periodo. Ok, allora le fatine dicono non giudizio. Non giudizio. Quindi non giudicare se una cosa è giusta o sbagliata, semplicemente prendete atto del fatto che la cosa esiste, che la cosa c'è. Bene, cari amici del cancro, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura possa esservi stata d'aiuto. Se sì, potete mettere like, potete iscrivervi, potete commentare, condividere, fare una donazione. Ogni tipo di supporto per me è molto importante. Io vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! Benvenuti agli amici del leone, anche per voi andiamo a vedere i prossimi 30 giorni, come saranno i movimenti energetici, se entrerà qualcuno. Come sempre vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi semplicemente prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare nulla o se voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare Ascendente, Segno Lunare o Venere. E sotto, nella descrizione del video, trovate il link ad un video che spiega come unire il messaggio di diversi oroscopi, e trovate anche il link al video corso gratuito di tarocchi e alle letture, alle previsioni semestrali per il 2023.
Per chi volesse invece contattarmi via mail, questo è l'indirizzo a cui dovete scrivere. Allora, abbiamo una regina di spade, la sacerdotessa, 4 di bastoni, l'imperatrice al contrario e il mago. Wow! Devo dire che questa regina di bastoni potrebbe rappresentare voi o potrebbe rappresentare una persona che magari avete già conosciuto. Mm. E con la carta della sacerdotessa ho come la sensazione che siate molto focalizzati su voi stessi, sul vostro intuito, su quello che è la percezione delle cose. Ho come la sensazione con questo 4 di bastoni che facciate un attimino fatica a trovare una stabilità o di coppia, potrebbe essere, e se la regina di spade siete voi, può essere perché magari avete certe rigidità, o se magari è una persona che avete conosciuto, può essere che le rigidità siano dell'altra persona. La gatta commenta. Abbiamo anche questa imperatrice al contrario, come la sensazione che ci sia qualche questione legato ehm, a un concretizzare, a uno stabilizzare, a... C'è qualcosa che non si espande, ragazzi. Adesso poi andiamo a vedere di che cosa si tratta. Ok, abbiamo anche la carta del mago. Il mago è una carta di nuovi inizi in realtà, quindi è una carta che promette bene. È una carta di manifestazione, è una carta di forti capacità alchemiche. Andiamo a vedere carta per carta. Fatemi vedere la regina di spade. 6 di coppe. Abbiamo la carta della luna, la regina di coppe e un 10 di pentacoli. Wow! Ho come la sensazione che qui ci sia qualcuna, specifico qualcuna, potrebbe anche essere qualcuno. C'è qualche cosa che ha a che fare con il diventare genitori. Ho come la sensazione qui che qualcuno abbia paura di non poter realizzare il desiderio di avere una famiglia. E per qualcun altro invece, essendoci la carta della luna, ragazzi, può essere una proiezione, ok? Per quello che riguarda ehm, o l'idea di una famiglia, o l'idea di una famiglia con questa persona. Andiamo avanti, vediamo la sacerdotessa. Allora, carro, sacerdotessa nuovamente al contrario e fante di pentacoli, come se dovesse capire bene che tipo di direzione volete dare voi alla relazione o alla famiglia che volete creare, anche se adesso non avete nessuno e avete uno standard di famiglia. È come se ci fossero delle proiezioni qui, ragazzi, che dovete un attimino rielaborare. Mm? Quando c'è il fante di pentacoli, allora innanzitutto può essere una persona nuova, vi dirò, molto giovanile, però ho come la sensazione, ho come l'idea che non mm, abbiate come da elaborare meglio o da dedicarvi di più a un certo tipo di idea o di ideale. Andiamo a vedere il 4 di bastoni. Regina di bastoni e asso di spade. Allora, per qualcuno, ragazzi, ho la sensazione dall'inizio della lettura che questa persona che è rappresentata dalla regina di spade, ho come la sensazione che abbia già una sua famiglia, che sia una persona che voi avete conosciuto, con la quale probabilmente si è parlato di certe questioni, si sono, diciamo, imbastite dei discorsi futuri. Però ecco, la persona potrebbe già essere comunque
impegnata, sposato o avere già famiglia, ed essere questo un impedimento all'evoluzione della vostra relazione, giustamente. Andiamo a vedere l'imperatrice. Abbiamo la carta del giudizio al contrario, 3 di coppa al contrario, 3 di spade e l'imperatrice nuovamente. Sì, ho come questa sensazione, perché c'è anche un 3 di coppe, quindi molte persone potrebbero essere che siano o si troveranno in una situazione a 3, diciamo. Per qualcun altro come l'idea che quello di cui si è parlato alla fine non riesca ad arrivare a concretizzazione, però abbiamo comunque il mago alla fine, infatti adesso vado a vederlo. È come se mancasse qualche tipo di conferma, qualche tipo di idea, progetto, comunicazione. Andiamo a vedere il mago. Regina di Pentacoli, 4 di spade al contrario. Allora, ho come l'idea che in qualche modo questa la regina di Pentacoli è una persona che, diciamo, a livello pratico è molto brava a gestire quello che ha intorno a sé, ad accudire, a nutrire, ed è come se ci fosse un nuovo modo, perché qui il 4 di spade è al contrario, quindi si può parlare anche di, per qualcuno può risuonare anche come un nuovo regime nutrizionale, quindi magari qualcuno decide di mettersi a dieta, non le diete dimagranti necessariamente, può anche essere una dieta tipo senza zuccheri, senza farine bianche o cose di questo genere, un regime alimentare, giustamente. Ma è come se si cominciasse qualcosa di nuovo in modo concreto. La regina di Pentacoli è una carta di presa di potere personale, quindi quello che qui non c'era con l'imperatrice al contrario, sento che poi arriverà con la regina di Pentacoli, ok? Ragazzi, ci sono tante figure, tante regine, imperatrici, quindi la situazione direi che è abbastanza complessa, perché abbiamo la regina di coppe, la regina di bastoni, la regina di pentacoli, 2 imperatrici e la regina di spade, quindi direi che le regine ci sono tutte. Tante donne, devo dire. E qui quello che blocca è una verità, una comunicazione che manca. Andiamo a vedere ancora una carta da parte delle fatine. Positività, certe volte sento che è come se gli spiriti guida ci prendessero un po' in giro. In effetti a loro piace ridere e scherzare, sono molto burloni e anche permalosi, devo dire, però è un po' come se vi dicessero: cercate di guardare il lato positivo delle cose. Tenete presente che a fine lettura avete comunque il mago. Il mago è una carta di forte capacità di manifestazione, è colui che trasforma il piombo in oro, ok? Cari amici del leone, questo è quello che avevo per voi. Fatemi sapere nei commenti come vi risuona. Io spero che la lettura sia stata di ispirazione. Vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! Benvenuti anche agli amici della Vergine. Anche per voi andiamo a vedere come andrà il movimento energetico sull'amore per i prossimi 30 giorni. Vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete semplicemente quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare Ascendente, Segno Lunare o Venere. Sotto nella descrizione del video trovate il link ad un video che spiega come unire il significato di diversi oroscopi. Trovate anche altri link a video utili, come per esempio il corso gratuito di tarocchi e le letture semestrali del 2023. Per chi poi volesse contattarmi può scrivermi a questo indirizzo email. Allora ragazzi, cominciamo con la carta della giustizia al contrario, un 3 di coppe, la carta
del carro, il giudizio e la temperanza. Devo dire che avete 4 arcani maggiori su 5 carte, il che non è male. Sarà un periodo, diciamo, intenso. Allora, la giustizia al contrario mi dà da pensare che qualcuno qui abbia subito un'ingiustizia e vedendo anche il 3 di coppe può essere per qualcuno che ci sia un terzo incomodo in qualche tipo di conoscenza, se non avete proprio già una relazione in atto. E qui c'è da capire con questo carro che cosa fare, se andare o se stare fondamentalmente in questa relazione. Adesso poi andiamo a specificare bene tutto con i mini tarocchi. Il giudizio mi parla di qualche comunicazione o qualche notizia che secondo me potrebbe rimettere in equilibrio la situazione o la relazione. Andiamo a vedere la giustizia al contrario. 4 di spade e fante di pentacoli. Ho come la sensazione che se avete conosciuto questo fante di pentacoli, che potrebbe essere una persona giovanile, una persona piena di entusiasmo, magari una persona che studia o ha iniziato dei percorsi di studi nuovi o dedita al lavoro, insomma, però ho come la sensazione che vi rendiate conto di non essere in una situazione, diciamo, favorevole, in una situazione buona per voi. Però comunque avete la tendenza a rimanere lì con questo 4 di spade. Non vi spostate, anche se sentite che le cose non sono fatte proprio nel modo corretto. Andiamo a vedere il 3 di coppe. Ah, ce n'erano già due, non le avevo viste. Imperatrice al contrario, giudizio al contrario. Abbiamo la carta dell'eremita, 10 di bastoni al contrario e il 9 di bastoni. È come se non aveste armi nei confronti di questa situazione. Mm. Allora, per qualcuno, ragazzi, perché c'è il giudizio al contrario e anche l'eremita, ho come la sensazione che qualcuno sia in una fase di valutazione, o sarà, meglio detto, in una fase di valutazione. Andiamo a vedere il carro. Il Papa. Mm. Il Papa e il 7 di spade. Qui si tratta di capire qual è la vostra verità con la carta dell'eremita, che cosa è valido per voi in questa relazione, non tanto quello che vi dicono, scusate, o non dicono, visto che comunque il giudizio è il contrario, perché quando c'è anche la carta della giustizia al contrario, c'è qualche cosa che deve venire a galla, c'è qualche cosa che voi non sapete e qui lo vediamo di nuovo con i 7 di spade. E che finché non viene a galla questa cosa voi non potete prendere una decisione, non potete muovervi. Andiamo a vedere il giudizio, perché secondo me poi qualche cosa saprete. 8 di spade e la torre è il contrario. Voglio ancora una carta? Sacerdotessa e diavolo al contrario. Tanti arcani maggiori, ragazzi. Eremita, imperatrice, il giudizio, il papa, la torre, la sacerdotessa, il diavolo e anche qua sotto. Guardate, ho come la sensazione che oh, scusate, ho mosso tutto. Ho come la sensazione che vi renderete conto, ascoltando il vostro intuito, facendo questo lavoro con l'eremita, di dov'è il condizionamento dell'ego, dov'è quella ingiustizia che voi avvertite che non riuscite magari a capire, a comprendere. Arriverà un certo punto dove sì, arriverà il giudizio, arriverà la comprensione. Credo che, perché sono due carte che parlano di ego e crollo dell'ego. Quindi è un po' come se qualcuno dicesse: ok, boh, mi sono attaccata a questo desiderio che mi ha reso con delle gabbie mentali, perché ricordiamoci che comunque quando c'è il diavolo e l'otto di spade sono forti
condizionamenti mentali e qui bisogna farli cadere. Quando si è tanto nella mente non si riesce ad ascoltare il cuore fondamentalmente, ma qui avrete un momento di illuminazione, sento. E per qualcuno potrebbe essere una chiamata, quella che qui non arriva a inizio periodo, diciamo verso fine periodo potrebbe arrivare. Andiamo a vedere la temperanza, perché secondo me è una notizia, è qualche cosa di cui voi vi rendete conto. Può anche essere una canalizzazione, un sogno, può essere, perché la sacerdotessa fa anche riferimento magari a una medium, a una cartomante, a qualcuno che magari lavora con le erbe, un astrologa, e qualcuno che può, diciamo, prevedere il futuro o comunque avere delle canalizzazioni inerenti al futuro. Non è detto che sia una persona esterna, potreste anche essere voi, visto che avete questo giudizio, che in un particolare momento vi viene questo lampadario che si accende. Andiamo a vedere la temperanza, ragazzi. Wow! Wow! Due di coppe e re di pentacoli. Ho come l'idea che si arriverà all'equilibrio, si arriverà alla guarigione, si arriverà a un accordo, a un compromesso. Due di coppe normalmente è proprio la carta del fidanzamento. E abbiamo un re di pentacoli che è un re, è una persona matura, è arrivato ad un certo tipo di risultato, di posizione sociale, di apertura mentale, ok? Normalmente i re di pentacoli rappresentano sempre una persona con la quale è molto piacevole chiacchierare, conversare, una persona che vi riporterà in equilibrio. Wow! Quindi, al di là di tutta questa situazione un po' caotica che c'è probabilmente all'inizio del periodo, questo momento eureka vi darà la possibilità di avvicinarvi, di fare spazio perché questo re di pentacoli si possa avvicinare. Giustamente, finché c'è tanto ego, finché ci sono i desideri della mente, finché si sta in relazioni, diciamo che non sono per noi, è difficile che riesca ad entrare qualche cos'altro. Ma qui tra il Papa e la carta del giudizio, ragazzi, avrete una grossa, grossa, grossa presa di consapevolezza. Guardate, il 10 di bastoni è una carta che molte volte fa riferimento al fatto che ci si sta prendendo responsabilità che non sono degli altri. Allora, io c'è un gioco che faccio con le parole ed è normalmente quando qualcuno si sente in colpa per qualche cosa, sostituire la parola colpa con responsabilità e chiedersi di chi è realmente la responsabilità. In questo caso ve lo voglio fare al contrario. Questa carta parla di responsabilità. Voi per chi vi sentite in colpa? Perché vi sentite in colpa? Perché pensate che sia colpa vostra, che la responsabilità sia vostra di certe questioni? Così, spunto di riflessione. Andiamo a vedere una carta. Allora abbiamo co-creazione e questa carta fa riferimento a quello che si pensa e alle vibrazioni che si emanano, che sono quelle che poi creano. Quindi se si è in una fase di down vibrazionale, dove siete tristi, dove vi lamentate, dove vi rendete conto che magari vi sentite vittime, parlate come vittime, che non vedete via d'uscita, ecco, rendetevi conto che in quel momento state mandando quel tipo di vibrazione all'universo, di conseguenza vi torna quel tipo di vibrazione. Quando vi rendete conto di essere in uno stato mentale così, fate quello che è uno switch, mettetevi musica allegra, iniziate a ballare, cantate, fate qualcosa di divertente, ma cambiate assetto mentale. E poi abbiamo trasmutazione, che è un po' quello che sento che succederà con tutte queste carte di caduta dell'ego, risveglio spirituale, presa di consapevolezza, presa di coscienza. Bene, amici della Vergine, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura possa essere di ispirazione. Fatemi sapere nei commenti come vi risuona. Io vi ringrazio per tutto il vostro appoggio, per i like, per le donazioni, per le condivisioni. Grazie anche di essere stati qui con me. Io vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! Benvenute anche alle persone della bilancia. Andiamo a vedere anche per voi i movimenti energetici dei prossimi 30 giorni. Come dico sempre, le letture sono generali, collettive, quindi è facile che non risuoni tutto.
Prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare nulla o se voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare Ascendente, Segno Lunare o Venere. Sotto nella descrizione del video trovate il link ad un video che spiega come unire il significato di diversi oroscopi. Sempre nella descrizione del video trovate anche altri link a video che potrebbero esservi utili, come per esempio il corso gratuito di tarocchi e le previsioni semestrali del 2023. Per chi invece volesse contattarmi può usare l'indirizzo email che vedete scritto qui. Partiamo con un 4 di spade, la carta del sole, un 5 di pentacoli al contrario, un 2 di spade e un 9 di bastoni, ragazzi. Allora, devo dire che siete in una fase con questo 4 di spade un po', come vi posso dire, riflessiva, un po' isolata, un po' a fatti vostri. La carta del 4 di spade normalmente indica un periodo di recupero, sia psicologico che emotivo che fisico. Abbiamo poi però la carta del sole e ragazzi io vi dico che potrebbe nascere una bella amicizia in questo periodo. Quando c'è la carta del sole si parla sempre di sentimenti genuini, puri, proprio di purezza d'animo, di genuinità d'animo. Abbiamo poi il 5 di pentacoli. Il 5 di pentacoli è una carta di perdita. In questo caso, guardate, potrebbe anche semplicemente rappresentare una sorta di come vi posso dire? È una perdita di indipendenza, perché spesso, fa riferimento alla codipendenza. Andiamo a vederlo dopo meglio con i mini tarocchi. Abbiamo poi il 2 di spade e il 9 di bastoni. Ho come la sensazione che sarete portati a riflettere, magari proprio su questa amicizia che sta iniziando in questo periodo. Il punto è che non sarete ancora pronti per abbassare le difese. Vi sento con questo 9 di bastoni ancora comunque stanchi, siete ancora sempre in questa fase di guarigione di 4 di spade. Andiamo a vedere meglio. Spiegatemi il 4 di spade. Wow, cavaliere di coppe e il mondo al contrario. Io credo che qualcuno qui si sia ritirato da una proposta che è stata fatta o che potrebbe arrivare, se non vi è ancora arrivata. Potrebbe essere una proposta, sì, che in un certo senso potrebbe cambiare il vostro mondo, il vostro modo di vivere il mondo, potrebbe trattarsi anche di un trasferimento. Andiamo a vedere il sole. Sole e luna al contrario e poi abbiamo un 2 di spade. Probabilmente qui c'è qualche paura che o sta venendo a galla o che ancora non riuscite a vedere, perché comunque il 2 di spade è la stessa energia che avete qui, E quando c'è la carta della luna, adesso è al contrario, quindi è come se iniziaste a rendervi conto delle paure, delle proiezioni, dei sentimenti un po' tristi, insomma, che avete dentro. Andiamo a vedere 7 di spade, 5 di pentacoli. Allora, ho come la sensazione che qui si stia avvicinando una persona, ragazzi, ma che voi non siate fondamentalmente pronti per vivere questa relazione e che inizierà più come una forma di amicizia che non come una relazione romantica, nonostante comunque la persona vi abbia fatto capire che ha un interesse di tipo romantico. Se non ve lo ha fatto capire, ha cercato, ci ha provato. Allora, per il 2 di spade abbiamo un 6 di bastoni e un asso di pentacoli. È come se, essendo in questa fase da 5 di pentacoli, che avete anche qui, 9 di spade, siete in una fase talmente interna, talmente di protezione, talmente di autoanalisi, di guarigione personale, che qui è un po' come se non vi rendeste conto che in realtà il cominciare qualche cosa di nuovo con questa persona e avete un asso di pentacoli, quindi un inizio concreto, può portarvi al successo, può portarvi al riconoscimento, può portarvi a star meglio. Andiamo a vedere il 9 di bastoni. Re di bastoni.
E regina di pentacoli al contrario. Sì, ho come la sensazione che non vi sentiate ancora pronti o pronte per affrontare questo tipo di proposta. E quindi è un po' come se andaste con i piedi di piombo. Ma guardate, se qua avevate delle proiezioni o avrete, diciamo, inizio periodo delle proiezioni, delle paure, ehm, qualche timore che magari appunto ritorna a galla, verso la fine del periodo inizierete a vederci più chiaro. È vero che non sarà ancora, diciamo, uno sciogliersi del tutto con questa persona, nel senso che comunque c'è la regina di pentacoli al contrario, c'è una sorta di autodifesa, di stanchezza anche. Io credo che qualcuno qui sia stanco non tanto per la relazione che si può iniziare, ma per il tipo di realtà che state vivendo al di fuori della relazione, soprattutto se avete figli. È un po' come se foste proprio stanchi di tutto quello che è il menage e non aveste voglia, tempo e energie da mettere nel tipo di offerta che vi è stata fatta, ma è come se poteste dare solo questa amicizia. Ecco. Fatemi sapere poi nei commenti se vi risuona. Fatemi vedere. Ok. Wow, amore incondizionato. Ma che bello, ve lo metto sotto il sole perché è proprio quell'energia lì, è l'energia di protezione, di amicizia pura, di stai tranquillo, ci sono io, puoi appoggiarti a me, di fiducia anche. Interiorizzazione, e questo lo sento molto con la luna e il 2 di spade, ve lo metto qui. E poi abbiamo non attaccamento e lo mettiamo qua vicino al 5 di pentacoli perché parla appunto di perdita. Normalmente, essendo considerata cioè i denari sono soldi, essendo considerata quindi una carta di perdita materiale, è un po' come se fosse anche considerata una carta di perdita di indipendenza, per quello che viene associata alla codipendenza. Bene, amici della bilancia, questo è quello che avevo per voi. Fatemi sapere se vi risuona. Io vi ringrazio di essere stati qui con me. Vi ringrazio anche di tutto l'appoggio che mi date con i like, con i commenti, con le condivisioni, con le donazioni. Ogni tipo di supporto per me è molto importante. Io vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! Benvenuti anche gli amici dello Scorpione. Andiamo a vedere anche per voi come saranno i movimenti energetici per i prossimi 30 giorni. Come dico sempre, le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare proprio nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare ascendente, segno lunare o Venere. Sotto, nella descrizione del video, trovate il link ad un video che spiega come unire il significato di diversi oroscopi e trovate anche link utili come per esempio l'oroscopo semestrale del 2023 e il corso gratuito di tarocchi. Per chi poi invece volesse contattarmi può scrivermi a questo indirizzo email. Allora abbiamo la carta della forza al contrario, il cavaliere di bastoni, la regina di coppe, il 10 di coppe e il carro, ragazzi. La forza al contrario, c'è qualche tipo di scelta, qualche tipo di movimento che probabilmente è legato a questo cavaliere di bastoni. Se non avete conosciuto nessuno, non avete idea di chi sia questo cavaliere di bastoni, aspettatevi un cavaliere di bastoni. Quindi direi una persona piuttosto passionale, piuttosto focosa, mi verrebbe da dire. Devo dire che avendo questa regina di coppe vi sento un po' presi dal lato emotivo. È come se andrete a vivere un forte scossone a livello emotivo. Vi dirò che poi abbiamo sia il 10 di coppe che il carro, quindi parla di un completamento, parla di una famiglia in senso completo, parla di quello che è un movimento, uno spostamento, un viaggio, una direzione, una scelta effettuata, come la sensazione che inizierete una relazione. Vi dirò, se per caso già avete incontrato questa persona, può essere che questa persona nel prossimo periodo vi porti in famiglia. Mm? Andiamo a vedere carta per carta, andiamo a vedere la forza. 9 di bastoni e il matto. Mm.
È come se non aveste il coraggio di buttarvi in questa storia o in questa relazione per ferite del passato. In realtà il matto mi parla di fiducia, è una carta di novità, di inizi, di nuove avventure, di genuinità. Due di spade. Sì, perché non capisco se la fiducia non ce l'avete in voi stessi, nelle relazioni in generale o in questa persona. Possono essere valide tutte e tre. Andiamo a vedere. Allora, 8 di coppe per il cavaliere di bastoni e la regina di bastoni. Ancora una carta. 7 di spade. Quando tossisco normalmente perché non devo dir cioè vorrei dir qualcosa, ma è come se la tosse impedisse questo qualche cosa di uscire. Ragazzi, ho come la sensazione che questa persona potrebbe avere già un'altra relazione aperta. C'è qualche comportamento di tipo avido da parte di questa persona. Non so se è una questione, perché il 7 di spade parla anche di proiezioni e considerato che abbiamo un 8 di coppe che parla di un vuoto emotivo, non vorrei che vi raccontassero delle storie da un punto di vista delle emozioni e poi in realtà ci fosse solo una questione di tipo fisico. Andiamo a vedere la regina di coppe. Il mondo e la luna al contrario. C'è qualche cosa qui che ha a che vedere con delle paure o delle proiezioni, di nuovo c'è la luna, che hanno a che vedere con l'infanzia, con il passato. Datemi ancora una carta. Il Papa. È qualcosa che riguarda le tradizioni, ragazzi. Cosa, diciamo così, la gente tradizionalmente accetta e che cosa non accetta. Voglio andare a vedere il 10 di coppe, perché qui si parla di famiglia, 6 di bastoni e 4 di spade. Wow! Quindi direi che c'è una fase, guardate, Papa e 6 di bastoni hanno più o meno la stessa energia, nel senso che è un'energia di riconoscimenti, di prese di consapevolezza, di risultati, di avanzamenti. E il 4 di spade è una carta che parla di guarigione anche, ok? Quindi è un po' come se si andasse verso una nuova prospettiva. Andiamo a vedere la carta del carro. Abbiamo un 8 di bastoni, un 10 di bastoni al contrario, la carta dell'imperatrice e un 3 di spade. Ci si muove, ragazzi, ci si muove da quello che è la responsabilità, il peso che si sentiva qui con queste proiezioni e anche qui. Guardate, l'otto di coppe molte volte parla di un viaggio. Può anche essere che qualcuno qui si allontani o sente la necessità di doverlo fare, che poi voglia o no farlo è un'altra cosa, però può anche essere che questa persona magari vi dica che viaggi per lavoro o cose di questo genere e che voi qui vi rendiate conto che una relazione a distanza non può funzionare fondamentalmente ed è per quello che qui è un po' come il ok, si raggiunge il risultato di o di uno spostamento, perché prima con la carta del mondo è come se la distanza fosse un problema, mentre poi dopo c'è un movimento e quindi è come se si lasciassero indietro determinate questioni, determinati pesi, perché comunque abbiamo il 10 di bastoni al contrario. La carta dell'imperatrice mi dice che si va verso quello che è un'espansione. È vero, c'è il 3 di spade, c'è comunque ancora una sofferenza aperta, ma c'è anche l'8 di bastoni, che è una carta di grande comunicazione, quindi secondo me ci sarà il modo di esprimere quello che magari
è stata la ferita del passato, piuttosto che la sofferenza o le proiezioni o le paure che si hanno, e questo è un modo comunque di entrare in confidenza con l'altro e anche di guarire se stessi. Andiamo a vedere, ok, interiorizzazione, wow, quindi portare dentro, abbiamo il 4 di spade, abbiamo il Papa che parla di, il Papa è colui che comunica i messaggi, no? Che canalizza e divulga i messaggi. E anche la luna è una carta che parla di interno, è una carta che parla di subconscio, quindi si tratta di vivere le vostre paure ed esprimerle, in modo da creare questa nuova realtà. Ho come la sensazione che questa conoscenza agli inizi potrebbe essere un po' intermittente o strana, c'è qualche connotazione nella relazione che è come se la rendesse clandestina. Mm? Io non dico che in realtà sia clandestina, perché in effetti il fatto che ci sia l'otto di coppe e la regina di bastoni può anche essere che ci sia, che sia, come vi posso dire, in movimento un allontanamento da una determinata persona, mentre entra questo cavaliere di bastoni. Fatemi sapere nei commenti. Io intanto spero che la lettura vi sia stata utile, vi ringrazio di essere stati qui con me e di tutto il supporto che mi date sempre attraverso i like, attraverso le donazioni, le condivisioni, le iscrizioni, quindi grazie davvero di cuore a tutti, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! Benvenuti anche gli amici del Sagittario e vediamo per voi come andrà il movimento energetico per quello che riguarda l'amore nei prossimi 30 giorni. Come vi dico sempre, le letture sono generali, sono collettive, quindi è facile che non risuoni tutto. Prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto. Se poi non dovesse risuonare nulla o se voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare ascendente, segno lunare o Venere. Sotto nella descrizione del video poi trovate il link ad un video che spiega come unire il significato di più oroscopi, trovate il link al corso gratuito di Tarocchi e alla playlist degli oroscopi semestrali. Se poi volete contattarmi potete scrivermi a questo indirizzo email. Allora ragazzi, partiamo con un 5 di pentacoli, un fante di spade, un 2 di bastoni, la carta degli amanti e il matto. Wow! Allora, il 5 di pentacoli in realtà per iniziare non è proprio una bellissima carta, nel senso che è una carta che parla un po' di tristezza, di energie pesanti, è una carta di perdita. Abbiamo però poi questo fante di spade che potrebbe essere una persona con, guardate, avete la carta degli amanti e la carta del matto. Quindi qualche cosa qui quasi sicuramente inizierà, proprio perché il matto parla di nuove avventure. Diciamo che ho come l'idea che voi arriviate da una delusione, ma conoscerete questo fante di spade e dopo un'indecisione, dopo un'attenta riflessione, è come se un po' vi abbandonaste a quello che l'universo, il destino vi ha messo davanti. Andiamo a vedere carta per carta, andiamo a vedere il 5 di pentacoli. Ecco, abbiamo il 2 di bastoni, giustamente, e il mago. Sì, si vuole ricominciare qualcosa. In realtà c'è l'attitudine, c'è la giusta attitudine di iniziare qualche cosa. Andiamo a vedere il fante di spade. Abbiamo un altro fante di spade, giustamente. E un 5 di bastoni. Allora, guardate, la persona, per darvi qualche indicazione, potrebbe essere una persona che vi stuzzica, una persona che chiacchiera tanto, una persona che sembra avere idee geniali e anche alti ideali, devo dire. Però ecco, non fatevi trarre in inganno perché poi a livello pratico è un po', come vi posso dire, è una persona che fa fatica a concretizzare le idee che ha, ok? Abbiamo poi il 2 di bastoni. Ecco, il 2 di bastoni parla di una sorta di indecisione, come vi dicevo prima. Andiamo a vedere il 2 di bastoni. Abbiamo un 7 di coppe, le possibilità che si aprono, le prospettive,
Wow! Cavaliere di coppa al contrario. È come se non vi voleste esporre, se non voleste dire o sì o no, non avete chiara questo tipo di offerta, perché quando c'è il cavaliere di coppe l'offerta è di tipo romantico ed è di tipo duraturo, stabile. Però è come se qualcuno stesse valutando se la cosa potrebbe funzionare o no. Andiamo a vedere gli amanti. Re di pentacoli al contrario e tre di spade. Voglio ancora una carta. Tre di coppe. Tre di coppe, tre di spade. Ragazzi, è vero che c'è la carta degli amanti, è vero che parla di una relazione in equilibrio, in armonia, ma con questi 2 3 ho come la sensazione che qui fatemi vedere un attimo il matto. Uff. Vediamo un po'. 10 di spade, 5 di spade, fante di pentacoli, 9 di spade e l'appeso. Sì, ho come la sensazione, sapete quando vi dicevo che questa offerta non vi convinceva troppo, che siete qui che state valutando, che la persona è ben ben idealista? Ecco, ho come la sensazione che abbia altre relazioni in piedi, nonostante poi alla fine vi possa promettere Maria Monti, ho come la sensazione che questa carta degli amanti qui sia la scelta dell'amor proprio. Ok, quindi è un po' come il decidere di... perché anche qui avete un 10 di spade, ok? 9 di spade. Allora, giustamente se questo 5 di pentacoli è un dolore molto forte dal quale arrivate, il fatto che ci sia questa persona che così, presa dall'entusiasmo, vi faccia già una proposta di tipo romantico, forse a qualcuno potrebbe un po' stonare. Ed è per quello che io credo, in base alle esperienze passate, in base al fatto che comunque con la carta dell'appeso tenderete a essere più riflessivi, a guardare le cose da un altro punto di vista, c'è comunque sempre il timore di rivivere il dolore, ho come la sensazione che qui deciderete di partire per nuove avventure, senza questo... È come se fosse un fuoco di paglia, diciamo così. Fatemi sapere poi nei commenti se vi risuona. Andiamo comunque a vedere ancora una carta delle fatine. Consapevolezza, bene, bellissima carta, parla della consapevolezza del cuore, di quello che vuole il cuore. E poi abbiamo discernimento, wow, sono esattamente le carte collegate con con il quinto chakra. Consapevolezza e discernimento. Consapevolezza potrebbe anche essere legata al sesto, perché è un po' il modo di vedere le cose, no? Mentre il discernimento è il capire cos'è verità e che cos'è no, ha a che vedere con le parole e con quello che viene detto. Amici del Sagittario, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura sia stata di ispirazione. Io vi ringrazio di essere stati qui con me e di tutto il supporto che mi date sempre con i like, con le condivisioni, con le iscrizioni, con le donazioni. Grazie infinite a tutti quanti perché ogni tipo di aiuto per me è importante. Vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! Benvenuti agli amici del Capricorno. Andiamo a vedere i movimenti energetici affettivi per i prossimi 30 giorni. Come dico sempre, ragazzi, le letture sono collettive, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se per caso non dovesse risuonare nulla o se voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare ascendente, segno lunare o Venere. Nella descrizione del video qui sotto trovate il link ad un video che spiega come unire il significato di diversi oroscopi e trovate anche il link al corso gratuito di tarocchi e alle previsioni semestrali per il 2023. Per chi invece volesse scrivermi una mail può usare questo indirizzo scritto qui. Allora, abbiamo il 10 di bastoni, la carta dell'appeso, il Papa, l'asso di coppe e il mondo. Wow! Ragazzi, wow! Si chiude un ciclo, inizia un altro ciclo, ci si lascia indietro qualche questione, qualche peso. La carta dell'appeso la sento come un momento di recupero energie e poi guardate, il Papa
Asso di coppe e il mondo. Il Papa è in questo caso è un po' come se vi mancasse una sorta di consapevolezza, ma giustamente avete l'appeso, siete in fase di studio. Però poi l'asso di coppe, ragazzi, è l'inizio, è un innamoramento, è l'inizio di una relazione e poi c'è il mondo che è una carta di completamento, di riuscita, di appagamento, di risultati. Wow! Un'altra volta. Andiamo a vedere carta per carta. Ok, allora, fante di bastoni, scusate, re di bastoni e regina di bastoni. Probabilmente qui ci si lascia indietro una relazione, l'idea di una coppia per destino. Andiamo a vedere l'appeso. Può anche essere una questione familiare per qualcuno. Re di spade e il carro. Mm. Interessante perché allora o potrebbe essere la vostra relazione che lasciate indietro, o potrebbe essere, perché qui avete il carro, 2 scelte, re e re e c'è un'altra regina, quindi potrebbe anche essere per qualcuno che si decide di lasciare indietro una delle 2 persone con le quali si è iniziato, diciamo, un discorso, perché una delle 2 può essere che abbia già una relazione. Vi ripeto, la carta dell'appeso è una carta di riflessione, una carta che vi dà la possibilità di vedere le cose da un altro punto di vista e avendo il carro ho come l'idea che qualcuno qui prenderà una decisione. Andiamo a vedere il Papa. Sei di bastoni e 8 di coppe. Sì, ragazzi, ci sarà una presa di consapevolezza, ci sarà un diciamo un riconoscimento di se stessi, di quello che si vuole, di che cosa si ha bisogno. Nel caso non aveste nessuno, cioè nel senso, nel caso questa storia per esempio risalisse a 6 mesi fa, quella che vi lasciate indietro, vi dirò che avendo il re di spade può essere una persona che incontrerete, magari in un viaggio, magari in un luogo di villeggiatura, mi dicono. Mi han fatto vedere tipo un lago con degli sdrai. So che adesso non è periodo, io vi dico le cose così come me le danno, diciamo. Andiamo a vedere l'asso di coppe. 5 di denari e 8 di denari al contrario. È come se iniziasse qualche cosa di nuovo, nella vostra quotidianità, ma fate attenzione con questo 5 di pentacoli, perché molte volte fa riferimento a una delusione, a una perdita di tipo, concreto e avendo la carta dell'8 di pentacoli al contrario, può essere una perdita inerente al lavoro anche, ragazzi. Quindi fate attenzione. Però diciamo che questa situazione potrebbe dare inizio, potrebbe dare l'opportunità per qualcuno di spostarsi magari a casa di questa persona che stavate frequentando. Perché qui ho la sensazione che ci sia qualche cosa con la residenza. Andiamo a vedere il mondo. Mm. Abbiamo la regina di pentacoli al contrario e il 7 di coppe. Sì. Ho come l'idea che qualcuno potrebbe aprirvi delle possibilità. Può essere questo re di spade, ragazzi, eh. Se doveste avere o foste in un momento un po' particolare con il lavoro, magari un investimento, magari non lo so, avete un particolare momento a livello economico, io dico che quello potrebbe essere l'elemento scatenante di un'eventuale convivenza, di un eventuale spostamento o di un eventuale avvicinamento all'altra persona. Come se vi fosse data la possibilità, vi aiutasse ho come la sensazione che questa persona sarà un balsamo per superare questo periodo un po' difficile che avrete a livello concreto. Ed è da lì che vi scioglierete fondamentalmente. Oh, guardate cosa mi è rimasto sotto il mazzo, il 2 di coppie, io di solito non le guardo, però questa non ho potuto fare a meno di notarle. Va bene, andiamo a vedere ancora una carta da parte delle fatine. Non giudizio. Quindi è molto importante, ragazzi, non giudicare una cosa come bene o male, come bianco o nero,
ma semplicemente prendere atto che questa cosa c'è, esiste. Mh? Bene, amici del Capricorno, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile. Fatemi sapere nei commenti. Io intanto ci tengo a ringraziare tutte le persone che sostengono sempre il canale con le condivisioni, con le iscrizioni, con le donazioni, con i like, che sono molto 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 importanti. Quindi grazie di nuovo a tutti, grazie anche di essere stati qui con me. Vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! Benvenuti agli amici dell'Acquario. Vediamo anche per voi come andranno i prossimi 30 giorni. Io intanto, come sempre, vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete semplicemente quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere, e sotto nella descrizione del video trovate il link ad un video che spiega come unire il significato di diversi oroscopi. Trovate anche nella descrizione il link alla playlist del corso gratuito di tarocchi e alle previsioni semestrali per il 2023. Per chi invece volesse contattarmi, mi può scrivere un'email a questo indirizzo. Allora, partiamo con un 8 di pentacoli, un 10 di spade, la carta della forza, un fante di bastoni al contrario e la carta del matto. Ho come la sensazione che o siete tanto assorbiti dal lavoro in questo periodo o c'è una questione a livello di quotidianità che, ragazzi, vi sta assorbendo tempo, vi assorbirà tempo. Tenete presente che avete anche un 10 di spade, quindi può essere che stiate facendo un lavoro su voi stessi e sulla trasmutazione di questo dolore. Il 10 di spade, lo dico sempre, è la carta, è l'arcano minore della morte, quindi parla di una trasmutazione in qualche modo, della fine di un ciclo. La carta della forza ho come la sensazione che si tratta di una decisione, una scelta che dobbiate prendere, semplicemente decidere razionalmente che questo periodo è finito, che non date più energia a questo periodo, a questa situazione o a questa sofferenza. Non nutrire il corpo di dolore, no? Come si chiama? È una scelta, semplicemente. Quando vi rendete conto che siete in chiave, in clima sofferenza, in clima lamentela, in clima vittima, cambiare l'assetto vibrazionale del cervello, mettervi una musica positiva, iniziare a correre, a ballare, a ridere, quello che è, diciamo, tutto quello che parla di energia positiva va bene. Ragazzi, avete un bellissimo fante di bastoni qui nell'aria, ok? Diciamo che è ancora il contrario, quindi è un po' come se potrebbe essere una conoscenza, una persona che arriva, non necessariamente una relazione di tipo romantico, però sì, potrebbe essere una nuova avventura, perché abbiamo anche questo matto alla fine della lettura, e il matto parla proprio di nuove avventure. Quindi andiamo a vedere carta per carta. L'8 di pentacoli, giustamente abbiamo un altro 8 di pentacoli e un 7 di coppe. Perché ho la sensazione che la vostra ex relazione, la vostra vecchia relazione sia legata al mondo del lavoro? Se non è così, può essere veramente che siate assorbiti tantissimo da quello che sono le quotidianità, le scelte che dovete fare, le prospettive, come investire il denaro, come gestire il tempo. Andiamo a vedere 10 di spade. Fante di coppe e regina di coppe. Allora, il fante di coppe, ragazzi, potrebbe essere un'idea, un'offerta o qualche tipo di questione per qualcuno legata anche ai figli che vi ha creato la sofferenza. Normalmente quando c'è il fante di coppe è un inizio, un'energia fresca, genuina, piena di idee, piena di affetti, spontanea. Però ho come l'impressione che ci siano parecchi picchi emotivi tra alti e bassi. Andiamo a vedere la carta della forza, vediamo cosa riesco a dirvi di più.
Gli amanti al contrario. E il 9 di coppe. Guardate, ho come la sensazione che qui qualcuno sia in una situazione del quale un po' si stia accontentando. Nel senso che questo 10 di spade sì, è vero, è la fine di un ciclo, probabilmente potrebbe anche essere che qualcuno ha appena trovato lavoro e che quindi stia cercando di mettere a posto il sistema familiare, composto da padre e figlio o madre e figlia, nel senso che non vedo la famiglia completa qui. E che quindi non ci sia tanta voglia di mettersi in una relazione, diciamo, da un punto di vista un po' più solido, concreto. La carta degli amanti al contrario parla o di basso amor proprio, oppure proprio del fatto che non avete voglia di mettervi in una relazione, perché poi di fianco avete anche il 9 di coppe che comunque è girato al dritto ed è una carta di forte appagamento. Quindi, non so, è come se aveste bisogno prima di sistemare certe cose vostre. Però comunque questo fante di bastoni arriva. Andiamo a vedere chi è. Re di Pentacoli. E 10 di Pentacoli, ragazzi, sì. Allora, sento che questa persona veramente, perché quando il fante di bastoni è dritto, normalmente parla di una sorta di egoismo. Ora, quando è girato al contrario, e considerato soprattutto che abbiamo il Re di Pentacoli, che è una carta di forte estrema generosità, è come se ci fosse questa persona che vi viene incontro, ok? La carta degli amanti sì, è vero, ce l'avete al contrario, però comunque è nell'aria. C'è il 10 di Pentacoli che è la famiglia felice, il raggiungimento di un obiettivo, andare a vivere insieme, il comprare una casa, un aiuto inaspettato. Sono due carte di aiuto inaspettato, di persone generose, di aiuti concreti. No, io la vedo molto molto bene. Andiamo a vedere il matto. Eremita al contrario, mago, i 2 di bastoni, ma che bello. L'eremita al contrario mi dice che non sarete più da soli, ragazzi. È finito l'isolamento, è finito il periodo di 10 di spade, ok? Anche il mago come il matto sono due carte di inizio, questa è una carta più di azione. Questa è più una sorta di inizio a livello di impulso, ok? Di istinto, ehm, sì, di impulso. E poi c'è il 2 di bastoni, quindi la possibilità di vedere al futuro. Wow, scrivetemi nei commenti questa persona poi chi è e se rispecchia il fante di bastoni, ok? Andiamo a vedere, ancora. Ok, le fatine vi dicono positività, bellissima carta, la mettiamo qui vicino al 10 di spade. Rispetto, e questa ve la metto qua vicino agli amanti perché parla di amor proprio, rispetto non solo degli altri ma anche di se stessi, del prendersi i propri spazi. E poi abbiamo la carta della ricerca, che è un po' la ricerca interiore, la ricerca della propria verità. Sto guardando, ah sì, avevamo l'eremita, ve lo metto qui allora. Mm? Bene, cari amici dell'Aquario, io spero che la lettura vi sia stata utile, che vi sia stata di ispirazione. Fatemi sapere poi qua come si evolvono le cose, mi raccomando. Vi ringrazio anche del supporto che mi date sempre con i like, con le iscrizioni, con le condivisioni, con le donazioni, con le email, quindi grazie veramente a tutti quanti. Io vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! Benvenuti anche gli amici dei pesci! Andiamo a vedere anche per voi come andrà il movimento energetico nei prossimi 30 giorni. Ragazzi, come dico sempre, le letture sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare nulla o se voleste completare il messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, segno lunare o Venere, e sotto nella descrizione del video trovate il link ad un video che spiega come unire il significato di diversi oroscopi. Sempre nella descrizione trovate anche il link al corso gratuito di Tarocchi e alla playlist dell'oroscopo semestrale del 2023. Se voi poi volete invece contattarmi, potete scrivermi a questo indirizzo email. Allora, qui ragazzi si parte con un cavaliere di pentacoli, un 6 di coppe, la carta dell'appeso, 2 di bastoni e un 8 di
Bastoni, wow! Scusate, Cavaliere di Pentacoli, può essere una persona che avete conosciuto o che comunque vi gira intorno e se non l'avete ancora conosciuta arriverà presto. Per qualcuno è una persona del passato, dell'infanzia, non necessariamente è una persona con la quale avete già avuto una relazione romantica, anzi non direi proprio. Ehm, o può anche semplicemente essere che questo Cavaliere di Pentacoli rispecchi un po' il vostro sogno di relazione, la vostra idea romantica di relazione. Diciamo che avere questo peso vi mette un attimino sull'attenti, nel senso che vi sento molto valutativi. State valutando che cosa avete, diciamo così, a vostro favore, no? E anche con il 2 di bastoni si cerca di guardare come potrebbero svilupparsi le cose, mi viene da dire. L'8 di bastoni mi dice che c'è una forte comunicazione tra voi due e parla anche di novità. Normalmente è una carta con un'energia molto 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 veloce, ok? Va bene, andiamo a vedere carta per carta. Il Cavaliere di Pentacoli. Abbiamo la carta degli amanti e la carta della forza, ragazzi. Sì, qui può essere una persona. Guardate, il Cavaliere di Pentacoli quando arriva perché è una persona che fa un mini passo per volta, ma che non torna indietro. Quello che dice fa, è concreto, è lento, ma molto molto concreto come carattere, come persona. Qui abbiamo gli amanti, parla di una relazione in equilibrio e la forza, apertura del cuore, coraggio, forza di volontà, lealtà. Wow, deve essere una bellissima persona. Fatemi vedere 6 di coppe, fante di coppe. Allora, fante di coppe, 2 di bastoni e il carro al contrario. Rido perché il carro al contrario ha la stessa energia dell'appeso, ok? È un po' come se voi non vi voleste spostare, se non voleste fare un movimento. Magari sì, le idee sono belle, vi piace la prospettiva, però in realtà a livelli di movimenti fisici non vi sento molto propensi. Andiamo a vedere la carta dell'appeso. Abbiamo un 5 di bastone al contrario e un 10 di coppa al contrario. È un po' come se non sapeste bene dove puntare la freccia, in che direzione andare. Sì, e in effetti il carro al contrario. E qui in questa carta le direzioni sono rappresentate dalle frecce. Datemi ancora una carta. Re di Pentacoli, qui avevamo il Cavaliere di Pentacoli e 10 di bastoni. Ho come la sensazione che ci sia qualche cosa, qualche idea che un po' vi turba. Allora, per qualcuno è un non sentirsi all'altezza di questa persona, probabilmente anche a livello economico, perché comunque l'appeso, se ci fate caso in questo mazzo, l'appeso ha le monete che escono dalle tasche, ha perso tutto. E invece l'altra persona comunque è un re di pentacoli. Potrebbe esserci una sorta di disagio in questo senso. Andiamo a vedere o potrebbe anche essere il contrario. Ok, allora, il 2 di bastoni è spiegato da un 6 di pentacoli, dalla carta della morte alla carta della stella. Sì, è come un riportare in equilibrio. Ho la sensazione che questo momento appeso e 2 di bastoni vi dia la possibilità di rivalutare il modo in cui avviene lo scambio all'interno della coppia. Nel senso che o con l'altro in generale, se voi qui avete realmente una sensazione di inadeguatezza piuttosto che di differenza di tipo di strato sociale o culturale o quello che per voi è, diciamo che lo scambio non è sempre solo nello stesso senso, cioè per esempio se una persona ha più soldi di voi e ha piacere di aiutarvi, ma magari ha poco tempo e voi avete più tempo, voi aiuterete questa persona con il vostro tempo, mentre questa persona aiuterà voi magari alleggerendovi di qualche spesa o cose di questo genere, cioè è uno scambio.
ok? Che poi non sia scambio soldi contro soldi, ma può essere soldi con tempo o non lo so, nutrimento con tempo, cose di questo genere, no? Cioè gli scambi vanno sempre bene. L'importante è che siano appunto, che abbiano un certo equilibrio, che siano io do e tu mi ridai più o meno in pari quantità. È un po' come il dover ripuntare l'obiettivo con questa stella. Andiamo a vedere sì, l'otto di bastoni, perché ho come la sensazione che basta comunicare poi alla fine. Allora avete il giudizio contrario e il 4 di bastoni. Sento che comunque il 4 di bastoni è di nuovo una carta di casa. È una carta di stabilità, è una carta di concretezza, è una carta di festeggiamenti anche, di unioni felici. È strano perché l'otto di bastoni è una carta di grande comunicazione, mentre il giudizio no, perché è girato al contrario. Quindi o voi non vi rendete conto quanto già legati siete a questa persona, o non vi rendete conto di quanto in realtà ci sia già uno scambio equo, nonostante voi vi sentiate un po' così, ecco. Mm. Fatemi sapere nei commenti come vi risuona. Andiamo a vedere ancora una carta per le fatine. Autenticità. Qui parla di tirare giù la maschera fondamentalmente. E ve la metto qui nella carta dell'appeso, perché quando uno perde tutto non ha niente da nascondere, cioè nel senso è nudo, no? È un po' in quel senso lì. Buona volontà, e qui lo metto vicino alla carta della forza, ragazzi. Faccio notare che anche qui vi dicevo puntare all'obiettivo. Questa fatina ha un fascio di luce che parte dal terzo occhio e va verso il mondo. E dov'è? L'ho visto prima. Perché in questo mazzo non si capisce bene. Vabbè, il 2 di bastoni normalmente è una carta che ha un mondo, la persona nella mano normalmente viene rappresentata con il mondo e qui è un po' la stessa cosa, la stessa rappresentazione. E poi abbiamo leggerezza e qui sento che ve la metto vicino a 10 di bastoni, c'è bisogno di alleggerirsi di certi pesi che possono essere sia a livello mentale ma anche a livello proprio pratico, no? Cari amici dei pesci, fatemi sapere nei commenti come vi risuona. Io vi ringrazio di essere stati qui con me e di tutto l'appoggio che mi date sempre, dei like, delle iscrizioni, dei commenti, delle condivisioni, delle donazioni. Quindi grazie davvero a tutti quanti. Vi mando un forte abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!